È appena uscito The Lonelist, ultimo brano dei Maneskin, e siamo tutti sul web a cercare informazioni e feedback riguardo questo brano. Offro la mia. A questo giro ci tengo a cominciare a prendere le distanze su alcune scelte artistiche che hanno fatto. Non vogliatevi male per questo, vi spiego i miei motivi, vi spiego qual è la mia personale proiezione, cioè quantomeno quello che piacerebbe a me, la proiezione del futuro di questi ragazzi, quale potrebbe essere per soddisfare le mie esigenze personali. Quindi voi direte, chi se ne frega, ma probabilmente non sono solo le mie, sono anche quelle di tante altre persone, perché ho un certo tipo di gusto musicale, quindi mi piacerebbe vederli scrivere un certo tipo di musica, e invece mi sembra che però stiamo andando da un'altra parte che probabilmente giustificherà col tempo un mio progressivo allontanamento da questa band, come di altre persone, con tutto che loro stanno continuando a fare delle cose di qualità fighe, ma che comunque non forse recentemente riguardano meno, incontrano meno i miei gusti personali e della schiera che posso rappresentare. Allora, il brano è una ballad rock, mi ha ricordato per la sua atmosfera, almeno inizialmente, un brano dei Once Republic che si intitola Stop and Stare, ma come atmosfera non c'entra niente, non voglio dire che sia un plagio, e mi è piaciuta, se è una citazione, se comunque se si sono ispirati a quell'atmosfera, è molto bello. È un brano che è un brano pop, una ballad pop con la chitarra in strumming, quindi di quelli proprio rischiosi che rischiano di essere smarmellamento totale. Invece è un brano che mantiene in un ambito pop un'ottima dignità, ecco, che non è una cosa da poco. E poi tutto il sound si sviluppa ispirandosi sicuramente alle ballad fine anni 90, primi anni 0, insomma devo dire che a livello di sound ci siamo. A livello compositivo non mi ha colpito particolarmente, non ho sentito un'armonia o delle melodie che mi abbiano trafitto il cuore, ed è quello invece che a questo punto proprio vorrei. Già devo dire, con il brano che avevano proposto all'Eurovision non mi ero trovato proprio dalla loro parte. Questo mix di un riff o comunque un accompagnamento che ricordava Smell Like Teen Spirit in chiave Red Hot Chili Peppers poteva funzionare. Non ho sentito un'apertura di un ritornello, ecco, dove entrava quest'anima un po' più vintage, un po' più, non ho sentito quell'esplosione che dicevo oh, vai, ci siamo. Non è tanto diverso su questo brano. Voglio innanzitutto dire che spero vivamente che questa band faccia una botta anche artistica, non solo mediatica, perché per ora diciamo che sono soprattutto quello, rimarranno negli anni, nel futuro, ricordati sicuramente per quello che è il loro fenomeno mediatico. Non so dei loro brani quanto rimarranno, voglio dire, non è che hanno scritto una Stairway to Heaven o I Wish You Were Here, che è sempre più difficile, però essendo una band italiana, rappresentando un po' il sogno forse che un ragazzo che ha fatto rock come scelta della sua vita, loro sono proprio l'incarnazione del successo in questo senso. Voglio sperare che arrivino a scrivere qualcosa che rimanga poi nel tempo. È un sogno difficile, perché oggi è una cosa difficilissima per tutti, però c'è anche solo da capire se uno ci vuole provare oppure no, e la differenza la si sente. Vi faccio capire, di fronte al grande successo poi le band prendono scelte, le band o gli artisti prendono delle scelte diverse. Vi faccio l'esempio dei Coldplay. Pensate a Yellow, ok? Quel brano, quel sound, e pensate agli ultimi successi quanto sono cambiati. A un certo punto, davanti alla folla, davanti al grande consenso, hanno scelto di abbracciare un genere che gli permettesse di arrivare a ancora più persone, cioè l'EDM, cioè la musica elettronica dance e tutte le sue sfaccettature generistiche. Mentre invece vi prendo un altro esempio, e sono conosciutissimi, vi prendo un altro esempio. L'altro esempio è Joss Stone, che è entrata a fare successo con un genere pop R&B che ammiccava a essere anche quello qualcosa di un po' più retro, se vogliamo.
A un certo punto lei, raggiunto il grande successo, ha deciso ancora di più di andare nella direzione di quello che le piaceva fare e se ne è sentito parlare di meno. Quindi qual è la scelta giusta? Quella dei Coldplay, che non hanno più suonato il loro rock o comunque questo genere indie che li rappresentava di più per arrivare a tutte le persone, oppure Joss Stone, che ha fatto la sua strada, il suo percorso musicale, magari ora ha un pubblico, una cerchia più ristretta, più intima, ma fa quello che le piace. Innanzitutto non sappiamo quello che piace ai Maneskin, perché magari loro si sentono già di scrivere la musica che gli piace e va bene così. Il mio è soltanto il parere del nostalgico e dell'ascoltatore di musica che non vuole essere rassicurato. Voglio dire, di fronte all'ascolto, chi ha, diciamo, ascoltato tanta musica generalmente fra due sensazioni che prevalgono davanti alla musica, cioè quella di essere o rassicurati o sorpresi. L'ascoltatore di tanta musica vuole essere sorpreso, cioè è molto probabile che se mi fate sentire qualcosa che gira alla radio, a me o a come chi come me fa questo di mestiere finirà per dire mi ricorda questo, mi ricorda quell'altro, sì, è già sentito, proprio perché c'è dietro un bagaglio di ascolti che non ti permette un muoversi a livello emotivo di tante cose, perché sono sensazioni che hai già incontrato magari in altri brani. Mentre invece qualcosa di più sorprendente, che non vuol dire cambiare 800 milioni di accordi e passare da un acuto a una nota bassa non deve essere una sorpresa di questo tipo, deve esserci quella finezza di scrittura, di composizione che ti dà qualcosa, no? Ti attira, che dici aspetta, questo è interessante, cioè non è che deve essere una roba sconvolgente. In questo senso, se vi è capitato di ascoltare due brani con i quali è uscito recentemente Paolo Nutini, che sono Through the Echoes e Radio, in questo caso si ha proprio quello di cui parlo, cioè una scelta comunque pop, commerciale, ma ci sono proprio una serie di accorgimenti ritmici, armonici e melodici che rendono questi brani molto interessanti. Ecco, non voglio dire che saranno le nuove Wish You Were Here o Stairway to Heaven, forse non esisteranno più brani con quel peso a livello proprio storico musicale, però c'è un intento nello scrivere qualcosa di più profondo, quindi continuo a essere completamente dalla parte dei Maneskin. Se io potessi dire due parole ai Maneskin gli direi questo, gli direi: Maneskin, avete fatto tantissimo, i ragazzini prendono le tracolle, si mettono le chitarre addosso, prendono le bacchette, vanno nelle scuole e vogliono imparare a suonare come voi, vogliono scrivere musica. Questa è una cosa bellissima, esisteva solo il DJ set e non lo vedevamo da anni, grazie di questo, grazie di cuore. Però ora, dall'alto punto in cui vi trovate, e fate il colpaccio, scriveteci un brano di quelli che rimangono, fate qualcosa di forte, qualcosa di profondo, qualcosa che musicalmente può essere ricordato, fateci credere che si può ancora fare. Voglio dire, chi è a voi che può impedirvi di osare? Siete i Maneskin, il produttore artistico che vi dice no, il ritornello deve entrare qui perché se no non lo vendiamo, no, ma chi se ne frega, ma fate incazzare la critica, fate qualcosa di strano, provateci. Una volta che vi sarete ritagliati un pubblico di rassicurati, non si tornerà più facilmente indietro. Io lo farei, io ci proverei, però andrà bene lo stesso. Vi vogliamo bene, un bacino, in bocca al lupo.